Mercoledì 10 settembre la Stardom tornerà alla Korakuen Hall per un appuntamento imperdibile che ci servirà su un piatto d'argento ben 4 match titolati. Quest'oggi quindi andremo a dare un'occhiata un po' più da vicino a questi 4 importantissimi scontri, partendo dall'unico titolo in palio che, a dire il vero, è un titolo gaijin. Sì, perché Dark Silhouette, lottatrice del Consejo Mundial de Lucha Libre, difenderà il Japanese Women's Championship contro Koguma. Francamente conosco poco Dark Silhouette, in realtà la conosco solo di nome perché non l'avevo mai vista lottare prima di ritrovarla sul ring della Stardom, proprio in occasione dello show finale del 5-Star Grand Prix. In quel frangente Dark Silhouette aveva fatto squadra proprio con le Fukuoka Double Crazy, perdendo un 6-Women Tag Team Match contro Mi Vida Loca, che in quel caso era rappresentata da Suzu Suzuki, Akira Kurogane e Rina Yamashita. La sconfitta era arrivata principalmente perché Dark Silhouette e le Fukuoka Double Crazy avevano fatto fatica a trovare la giusta alchimia, arrivando in più di un'occasione a pestarsi i piedi a vicenda. La sconfitta aveva di conseguenza portato ad un po' di malumore tra le tre ragazze, il che ha convinto Koguma a sfidare Dark Silhouette, svelando la volontà di fare capolino in Messico proprio con quella cintura alla vita. Da quando Mayu Iwatani ha lasciato la Stardom e di conseguenza Stars, le Fukuoka Double Crazy hanno iniziato pian piano a distaccarsi dalla unit e una volta compiuto questo fatidico passo hanno continuato l'opera allontanandosi sempre più anche dalla Stardom. Infatti sia Azuki che Koguma non hanno preso parte al 5-Star Grand Prix 2025 proprio per dedicarsi al vagabondare in altre compagnie giapponesi. Rumors dicono che le due ragazze abbiano intenzione di lasciare definitivamente la Stardom allo scadere dei loro contratti e di intraprendere una nuova avventura, un'avventura che magari le potrebbe aprire le porte verso l'America. Ovviamente questi sono soltanto rumors e vi consiglio, come sempre, di prenderli con le pinze, anche perché in fondo non si sa al 100% cosa ci sia di vero. È fatto sta che sembra alquanto palese che le Fukuoka Double Crazy siano distanti dai piani importanti della compagnia, forse proprio perché già con la testa altrove, o magari stanno solo aspettando il momento giusto per tornare al top. Non dobbiamo infatti dimenticare come di recente Azuki abbia svelato uno dei suoi obiettivi futuri, quello di vincere finalmente la White Belt e di chiudere, una volta per tutte, le faccende rimaste in sospeso con SLK. Vi ricorderete di certo come qualche tempo fa le due lottatrici erano arrivate a sfidarsi senza troppi giri di parole di come Azuki abbia smascherato Starlight Kid mancandole di rispetto, ma soprattutto rubandole la maschera. Dunque, se prendiamo per buone le parole di Azuki, le Fukuoka Double Crazy non sarebbero così tanto intenzionate a lasciare la Stardom come i rumors affermano, ma solitamente la verità sta nel mezzo, quindi chissà, vedremo. Ciò che per il momento è sicuro è che Dark Silhouette metterà in palio il titolo contro Koguma in un match che racchiude per certi versi l'anima high speed del Giappone contro quella più veloce del Messico. Credo che ci aspetterà un match molto dinamico che si soffermerà maggiormente sulla velocità delle due lottatrici, che saprà regalarci momenti di grande divertimento. Alla fine però credo che sarà comunque Dark Silhouette a portarsi a casa la vittoria e a rimanere campionessa, ma occhio comunque a Koguma, perché questo nuovo lato di Fukuoka Double Crazy potrebbe anche sorprendere con vittorie e conquiste inaspettate. Abbiamo parlato di velocità e allora non possiamo non menzionare Mei Seira e il suo High Speed Title che verrà messo in palio contro Yuna Mitsumori.
Questo match nasce ancora prima dell'inizio del 5 Star Grand Prix in realtà, o almeno la sfida lanciata da Unamon. Dobbiamo tornare al 24 luglio infatti. Durante quello show Mei Seira aveva difeso con successo il titolo contro una straordinaria Onoka che aveva portato la campionessa in carica al limite ed è arrivata vicino a portarsi a casa la vittoria in più di un'occasione. Alla fine però il talento della lottatrice della Pro Wrestling Wave non era bastato per l'esperienza ovviamente di Mei Seira aveva avuto la meglio sulla talentuosa Onoka. Al termine del match però Mei Seira era stata raggiunta sul ring sia da Yuna Mitsumori che da Waka Tsukiyama, entrambe ingolosite dall'High-Speed Championship. Beh, però non si è fatta convincere dalle parole delle sfidanti, dando appuntamento ad entrambe all'interno del 5 Star Grand Prix, invitandole a provarle che meritavano davvero una title shot. Lo scontro diretto tra la campionessa e Waka Tsukiyama arrivò durante la prima giornata del torneo e Mei Seira riuscì a battere la ragazza di EXV in 28 secondi. Per Waka questo fu un risultato fallimentare che la allontanò ancora di più dalla Speed Title. Il match invece tra Mei Seira e Yuna Mitsumori arrivò durante la sesta giornata e portò con sé un risultato sorprendente. Sì, perché Unamon riuscì a battere Mei Seira, consolidando così il suo posto come contendente numero 1 alle Speed Title. E ora, con il 5 Star Grand Prix ormai alle porte, la tanto attesa sfida tra queste due velociste del ring può essere consumata. A dire il vero, Yuna Mitsumori è una high speed un po' atipica. Voglio dire, nel corso della storia siamo stati abituati a lottatrici come Azumi, Natsupoi, SLK e così via, wrestler veloci, dinamiche, che sanno colpire alla velocità della luce. Unamon invece è più tecnica, più metodica, se vogliamo, ma che negli anni è stata capace di adattarsi a questo stile sempre più e anche se oggi non è certamente ai livelli delle ragazze nominate poc'anzi, può comunque mettere in difficoltà ogni leggenda di questa divisione. Il match che andremo a vedere mercoledì 10 settembre sarà un incontro molto sentito da ambo le parti, con una Yuna Mitsumori costretta a dimostrare di meritare davvero quel titolo e con una Mei Seira che dovrà invece consolidare il suo dominio nella categoria High Speed. Il mio pronostico? Vi dirò, è dura. Da un lato Mei ci ha fatto vedere di essere una buona campionessa, anche se il suo regno è finito un po' nell'ombra negli ultimi mesi a causa delle poche difese, ma è pur vero che quando difende il titolo, i match sono sempre di altissimo livello. Unamon invece potrebbe dare un senso di novità al titolo e finalmente archiviare una conquista importante che andrebbe a ripagare tutto l'impegno messo da quando è approdata in Stardom. Io però vado con la riconferma di Mei Seira. Se è vero che Yuna Mitsumori metterebbe un titolo, è anche vero che Mei Seira sta riscrivendo la storia della Speed Title, e allora è giusto che continui su questo percorso e che magari perde il titolo contro un'avversaria, contro un'altra di questa categoria, come ad esempio una Natsupoi, Azumi e così via. Ora però voltiamo lo sguardo verso la categoria giovane della Stardom e quindi verso il Future of Stardom Championship. Sì, perché Ina, campionessa in carica, metterà in palio il titolo contro Yuria Hime, una Yuria Hime che ha poco trovato casa in Stars. Sì, perché proprio durante lo show che vedeva tra le sue fila la finale del 5 Star Grand Prix 2025, Sayada ha costretto Yuria a allearsi con Stars, con Momokogo, ma soprattutto Hanan, felicissime di questo arrivo. Era da mesi in effetti che Yuria Hime si allenava allo Stardom Dojo sotto la supervisione
delle ragazze di Stars e ora, dopo intense prove, la giovane rookie è riuscita a farsi accettare in questa nuova famiglia grazie ai suoi tanti progressi. Questo ha portato Yuri a sfidare Ina dopo che la campionessa in carica aveva difeso con successo il titolo contro Ranna Yagami, spinta anche dalla motivazione di voler fare bella figura davanti alle sue nuove compagne. Sì, perché l'eventuale vittoria del Future of Stardom Championship sarebbe un gran bel traguardo per Yuria, un traguardo che farebbe felice non solo lei, ma anche tutte le ragazze di Stars. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare un ostacolo di nome Ina. La giovane lottatrice di Gozai non è per nulla intenzionata a fare da trampolino da lancio per le ambizioni di Yuria, tutt'altro. Ina è lì per rimanere campionessa ancora a lungo, magari per battere il record di maggior difese appartenente alla sorella Rina, o più semplicemente per scrivere il suo nome nella storia del Future of Stardom Championship. Fatto sta che Ina sa che Yuria è un'avversaria pericolosa perché arriva al match con la grinta di chi non ha nulla da perdere, ma sa anche che può batterla in un lampo, basta solo rimanere concentrati. Sì, perché la differenza di talento tra le due lottatrici è abissale. Certo, Yuria ha fatto grandi progressi da quando ha debuttato, ma Ina è ormai una veterana, è in Stardom dal 2017, ne ha vista di acqua passare sotto i ponti, ha un'esperienza di grande livello se pensiamo che ha solo 18 anni, quindi voglio dire, a mio avviso Yuria non è ancora al livello di Ina e forse non lo sarà mai, ma se Ina non dovesse affrontare questo match con la giusta concentrazione, beh, in tal caso Yuria Hime potrebbe anche portarsi a casa la vittoria. In ogni caso, il mio pronostico va con Ina. Credo che alla fine l'atleta di Gozai manterrà il titolo e si preparerà probabilmente a una nuova sfida. Allora, in questo caso la domanda è: chi la sfiderà? Chi proverà a sottrarle il Future of Stardom Championship? Credo che lo scopriremo molto presto, ma intanto è giusto virare verso il main event della Kermesse e dare il giusto spazio agli Artists of Stardom Titles che verranno messi in palio in quel che si presenta come una sorta di rivincita per Rina. Sì, perché il match tra Neo Genesis e 8 è un match che doveva già essere messo in scena qualche tempo fa, poco prima dell'inizio del 5-Star Grand Prix, ma l'infortunio che aveva colpito Rina aveva rimandato questo incontro a data da destinarsi. E ora, con il 5-Star Grand Prix ormai alle spalle e una Rina tornata in splendida forma, la Stardom ha pensato bene di riproporre questa battaglia. Un incontro che sulla card si presenta come impari perché, diciamocelo, il team di Hate ha un punto debole ben visibile: Fukigen Dead. Sì, perché la pagliaccia della Stardom è una lottatrice di grande esperienza, ma che oggigiorno si perde spesso in un bicchiere d'acqua, grazie anche a una gimmick piuttosto cazzeggiante che spesso si rivela in segmenti comedy e nulla più. Avendo davanti a loro tre delle ragazze più in forma dell'intera Stardom, beh, per 8 la vittoria è più un sogno che altro. Sì, perché Seikei Azumi e Miyu Hamasaki sono un terzetto quasi imbattibile anche grazie al talento cristallino e alla loro giovane età. Un mix di esperienza che non conosce eguali perché si fa davvero fatica a trovare un trio migliore di loro, non solo in Stardom in realtà, ma in tutto il panorama del wrestling mondiale. Le forze in campo quindi non sono comparabili, ma sappiamo bene che Hate è brava a rimediare a questo gap con scorrettezze di ogni tipo e con l'aiuto esterno degli altri membri del gruppo.
A tal proposito, le ragazze di Neo Genesis dovranno prestare particolare attenzione alle marachelle di Hate e a non farsi cogliere impreparate, perché un minimo errore potrebbe costare a loro le cinture. Detto ciò, il mio pronostico va comunque in favore di Neo Genesis, perché in fondo le forze in campo sono davvero incomparabili, seppur Hate può mettere in campo tutto il talento di Konami, ma soprattutto quello di Rina, che ad oggi è una delle ragazze più lanciate verso il top della compagnia. Ma, come detto poc'anzi, Hate ha un problema chiamato Fukigen Dead, e a meno di miracoli difficilmente la pagliaccia della Stardom saprà contribuire alla vittoria del suo team. Personalmente non vi nascondo che non gradirei particolarmente la vittoria di Hate, perché il loro terzetto, non mi convince al 100%, proprio per via di Fukigen Dead, che trovo fuori posto come possibile campionessa. Dunque il risultato più giusto sarebbe quello di far continuare il regno di Neo Genesis, ma dopotutto il wrestling è imprevedibile e noi lo amiamo anche per questo. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarci vi invito a lasciare i vostri pronostici qua sotto nei commenti. Inoltre vi ricordo anche di dare un'occhiata ai link in descrizione, perché troverete tutte le info del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi accompagna nel mondo, nel magico mondo del wrestling femminile mondiale, grazie a news, rumors, risultati dei vari show e quant'altro. Io sono Kirito e questi erano i miei pronostici riguardanti la kermesse di mercoledì 10 settembre, uno show che andrà in scena dalla leggendaria Hurricane Hall e che saprà di certo incantarci con la magia che solo la Stardom sa regalarci. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye bye!